Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Braunol 7,5% Soluz. Cutanea B. Braun Milano SPA. Ultimo aggiornamento. 30 agosto 2021. Cos'ha Braunol 7,5% Soluz? Cutanea. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Braunol 7,5% Soluz. Cutanea durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Braunol 7,5% Soluz? Cutanea. Braunol 7,5% Soluz. Cutanea ha un farmaco a base del principio attivo iodopovidone, appartenente alla categoria degli antisettici e nello specifico derivati dello iodio. È commercializzato in Italia dall'azienda B. Braun Milano SPA. Braunol 7,5% Soluz. Cutanea può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Braunol 7,5% Soluz. Cutanea 7,5% soluzione cutanea 100 ml. Braunol 7,5% Soluz. Cutanea 7,5% soluzione cutanea 20 flaconi 100 ml. Braunol 7,5% Soluz. Cutanea 7,5% soluzione cutanea 20 flaconi 250 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. B. Braun Melsungen AG. Concessionario. B. Braun Milano SPA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo. Iodopovidone. Gruppo terapeutico. Antisettici. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Disinfezione della cute, anche lesa, ferite superficiali e piaghe da decubito con interessamento limitato all'epidermide. Antisepsi dell'area del campo operatorio. Posologia. Posologia. Disinfezione della cute e antisepsi dell'area del campo operatorio. Braunol 7,5% soluzione cutanea deve essere applicato non diluito per disinfettare la cute o la mucosa, per esempio prima di un intervento chirurgico, biopsie, iniezioni, punture, prelievo di sangue e cateterizzazione. Lasciare asciugare. Se necessario ripetere l'operazione. Disinfezione della cute lesa, ferite superficiali e piaghe da decubito con interessamento limitato all'epidermide. Per il trattamento antisettico delle ferite superficiali, Braunol 7,5% soluzione cutanea deve essere applicato non diluito all'area che richiede il trattamento. Lesioni di dimensioni ridotte. Non superare le 5-6 applicazioni/die. Braunol 7,5% soluzione cutanea viene anche diluito per scopi antisettici. Le seguenti diluizioni sono fornite come linee guida. Irrigazione eseguita come parte del trattamento delle ferite superficiali e per la prevenzione preoperatoria dell'infezione. Da 1,2 fino a 1,20. Popolazioni speciali. Evitare l'applicazione regolare o estesa nei pazienti predisposti all'ipertiroidismo e nei pazienti con insufficienza renale, vedere paragrafo 4. Popolazione pediatrica. Il prodotto è controindicato nei bambini di età inferiore ai 6 mesi, vedere paragrafo 4.3. Metodo di somministrazione. Braunol 7,5% soluzione cutanea è inteso per un uso esterno nella forma diluita e non diluita. La preparazione può essere diluita con normale acqua della rubinetto. Una soluzione fisiologica o soluzione di Ringer possono essere usate quando sono richieste condizioni isotoniche. Tutte le diluizioni devono essere preparate al momento e usate immediatamente.
Brownol 7,5% soluzione cutanea deve essere applicato all'area che deve essere trattata fino a quando l'area è completamente umida. Il film antisettico che si forma a causa dell'asciugatura della preparazione può essere facilmente lavato via con acqua. Attenzione! Quando usato per disinfettare la cute preoperativamente, bisogna avere cura di prevenire che nella preparazione venga evitato l'accumulo sotto il paziente, poiché a copyright questo può causare irritazione della cute. Per il campo operatorio, utilizzare un tampone imbevuto e passare sulla parte da disinfettare. Lasciare asciugare e se necessario, ripetere l'operazione. Il colore marrone del Brownol 7,5% soluzione cutanea caratteristico della preparazione che indica la sua efficacia. La perdita cospicua di colore mostra che la preparazione ha perso la sua efficacia e pertanto potrà essere necessario ripetere la somministrazione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipertiroidismo o altre patologie manifeste della tiroide, dermatite erpetiforme, prima e dopo la radioterapia con iodio, fino alla fine del trattamento. Non usare nei bambini di età inferiore ai 6 mesi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il prodotto ha solo per uso esterno. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. Il prodotto non deve essere usato in concomitanza o dopo breve tempo dall'applicazione di disinfettanti contenenti mercurio, pericolo di bruciature acide causate. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brownol 7,5% Soluz. Cutanea durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brownol 7,5% Soluz. Cutanea durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Lo iodio può essere assorbito a seguito di applicazione estesa in particolare alla mucosa o cute lesa e può essere trasmessa al neonato per via congenita. A scopo precauzionale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Brownol 10% unguento non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono classificati in base alla loro frequenza. Molto comune, a 0 yen un decimo. Comune, da 0 yen un centesimo a un decimo. Non comune, da 0 yen un millesimo a un centesimo. Raro, da 0 yen 1, 10.000 a un millesimo. Molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Alle normali condizioni d'uso non sono state riportate manifestazioni di sovradosaggio. L'applicazione su ustioni o estese superfici prive di epitelio può produrre gli effetti sistemici dello iodio. Sintomi di intossicazione. Dopo assunzione accidentale di grandi quantità di iodopovidone, possono verificarsi sintomi di una intossicazione acuta di iodio, che includono dolori addominali, crampi, malessere, vomito, diarrea, deidratazione, un calo della pressione sanguigna, durevole, con una tendenza al collasso, edema della glottide, sanguinamento delle mucose e dei reni, cianosi, danno renale, necrosi globulare e tubulare, che può sviluppare in anuresi, dopo 1-3 giorni, parestesia, febbre ed edema polmonare. Dopo un'assunzione eccessivamente alta di iodio per lunghi periodi, possono svilupparsi i sintomi di un ipertiroidismo con tachicardia, agitazione, tremore e mal di testa. In accordo alle relazioni pubblicate, i sintomi di intossicazione possono verificarsi dopo aver assunto più di 10 g di iodopovidone. Misure terapeutiche in caso di intossicazione. Devono essere immediatamente forniti cibi contenenti amido e proteine così come un addensante mescolato con latte o acqua. Lo stomaco del paziente deve essere irrigato con una soluzione al 5% di sodio tiosolfato o una sospensione di amido.
Una volta che sia verificato l'assorbimento tossico, i livelli serici tossici dello iodio possono essere efficientemente ridotti attraverso la dialisi peritoneale o ematica. La funzione tiroidea deve essere attentamente monitorata eseguendo test clinici per escludere la possibilità di ipertiroidismo indotto da iodio, o di trattare, a seconda dei casi, questa condizione agli stadi iniziali. Ulteriori trattamenti saranno focalizzati sui restanti sintomi, così come l'acidosi metabolica e disturbi renali funzionali. Trattamento dell'ipertiroidismo indotto da iodio. Il trattamento dell'ipertiroidismo indotto da iodio dipende dalla sua forma. A volte le forme lievi non richiedono alcun trattamento e le forme gravi possono richiedere una terapia tireostatica, che in ogni caso ha solo effetti tardivi. Nei casi più gravi, stati tireotossici critici, può essere necessaria una terapia intensiva, plasmaferesi o tiroidectomia. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antisettici e disinfettanti derivati dello iodio-iodopovidone. Codice ATC. D08H02. Meccanismo d'azione. Il complesso iodio-povidone ha efficacia a valori di pH tra 2 e 7. Gli effetti microbiocidi sono dovuti, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il povidone iodio somministrato clinicamente attraverso qualsiasi via può risultare in un assorbimento sistemico di iodio. Questo dipende dalla natura e della durata del trattamento così come della quantità applicata. Dati preclinici di sicurezza. Lo iodopovidone presenta una tossicità minore rispetto allo iodio libero. Dopo applicazione topica è praticamente privo di effetti sistemici e viene localmente ben tollerato. Nel Patch test. e nel repeated elenco degli eccipienti: iodato di sodio, di idrogeno fosfato di sodio di idrato, idrossido di sodio, macrogol 9 lauriletere, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brownol 7,5% Soluz. Cutanea a base di iodopovidone sono Brownol 10%, Brownol 7,5% Soluz. Cutanea. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.